Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche e romantiche per il mese di agosto 2024. Abbiamo la carta degli amanti, amici del cancro. Molto bene per essere una lettura romantica. E allora si può parlare di una relazione di un certo spessore, oppure potrebbe parlare anche di amore per se stessi. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente e il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti e non presenti sul canale. Bene ragazzi, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Io parlerò prima della vostra energia e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura e poi verso fine lettura parlerò anche dell'energia della persona di interesse nel caso abbiate qualcuno. Bene, tenete presente che in questo genere di letture le energie si potrebbero sentire invertite, ok? Quindi quello che io dico essere per voi potrebbe risultare per il partner o la partner. Allora ragazzi, partiamo con un papa. Un re di spade, una regina di denari, due di spade, abbiamo la torre, quattro di bastoni e due di bastoni. Dunque, partiamo da questo papa. Il papa di solito fa riferimento a una guida spirituale che potreste incrociare o incontrare, diciamo così, in questo periodo. È come se fosse una persona che vi aiuta perlomeno a farvi certe domande più che a darvi certe risposte. È come se questa persona vi aiutasse a riflettere. Andiamo a vedere carta per carta. Ok. Abbiamo mondo, matto e recupero un attimo quelle che sono cadute. Ne è caduta una. 8 di coppe. Che interessante, è come se ci fosse un salto, mi viene da dire, verso una maggiore spiritualità nel mese di agosto da parte vostra. Ripeto, potrebbe essere questa guida, e per guida sì che si fa riferimento a una persona fisica, però potrebbe anche essere un libro piuttosto che un canale di YouTube, un qualche podcast, un qualche anche semplicemente personaggio conosciuto durante un viaggio. Tenete presente che queste sono due carte di viaggio. Può anche essere che qualcuno affronti un viaggio di tipo spirituale in questo periodo, qualche cammino, qualche pellegrinaggio. Andiamo a vedere il re di spade. Può anche essere un invito che vi arriva per questo pellegrinaggio. Allora abbiamo un 7 di bastoni, un 6 di bastoni e un 5 di bastoni. 5, 6 e 7. Allora, il re di spade ha a che fare con le regole, l'organizzare, il pianificare. Se ci fosse questo viaggio, questo
perché il Papa mi parla anche di ufficializzazione, come l'idea che potrebbe essere, sì, un qualche tipo di viaggio magari. Ehm, Sapete, quando si frequenta qualcuno, adesso so che sto parlando delle persone solitarie o comunque della vostra energia, però quando si fa un qualche tipo di avventura personale o quando si inizia ehm, a frequentare qualcuno, è come se si dovesse, diciamo, imparare a conoscersi, imparare ad osservarsi, imparare a capirsi. E ho come l'idea che sarà un po' quello il tema e se non avete nessuno sarà un po' voi nei confronti del mondo esterno. Come vi ponete al mondo esterno? Cosa lasciate trasparire? Cosa fate vedere di voi al mondo esterno e cosa invece tenete per voi? Andiamo a vedere la regina di denari. 10 di coppe. E fante di coppe. E come ragazzi se lottaste in questo mese o insomma ehm, cercaste questa sorta o di ufficializzazione o di passo in avanti o di scelta, perché qui con la carta degli amanti si può anche parlare di una scelta tra il vecchio e il nuovo. Andiamo avanti perché comunque qua ho 2, quindi andiamo a vedere il 2 di spade. Appeso e asso di bastoni. Andiamo a vedere anche la torre. Giudizio. E re di bastoni. Io ho come l'idea che stiate cercando un certo tipo di sacralità all'interno della futura relazione o della relazione che già avete, ma è come se ci fosse da lavorare per riuscire ad ottenere questo tipo di elevazione all'interno della relazione. Devo anche dire che ho la sensazione che siete voi a marcare il ritmo, a dettare le regole. Però è anche vero che con questa torre e il giudizio ho come l'idea che, soprattutto se siete in una relazione, troviate una specie di muro di fronte a voi nel mese di agosto. Andiamo a vedere queste due carte. 4 di bastoni, morte e 4 di bastoni, molto bene. 2 di bastoni, 7 di coppe, 3 di coppe e 3 di spade. Allora ragazzi, per andare verso questi alti ideali che mi suggeriscono queste carte, è un po' come se vi doveste staccare da certe sicurezze, da certe certezze, da certe realtà, dinamiche di comportamento, abitudini, situazioni, quello che per voi rappresenta la torre. C'è come da vedere le cose da un'altra prospettiva con la carta del giudizio e diciamo che secondo me si possono anche gestire in modo diverso, secondo quello che dicono le carte. Si tratta di guardare il dettaglio, si tratta di guardare la piccola cosa, ehm, però d'altro canto,
Focalizzate cosa è per voi la stabilità. Voi avete bisogno di stabilità, che sia in questa relazione, che sia in una situazione all'interno della relazione, o se siete single nella relazione che state cercando, però definite dentro voi stessi che cos'è per voi la stabilità, che cosa vuol dire per voi avere una relazione stabile, che garanzie vi deve dare, che tipi di comportamenti ci sono, quanto effettivamente bisogna guardare al futuro e quanto bisogna viversi il presente. Cioè cercate di fare una sorta di mappatura, perché è come se avendola chiara voi riuscite anche a più facilmente a vedere se questa persona può, diciamo così, risuonare con voi. Allora, nel caso siate single, devo dire che se parteciperete a qualche festa, qualche viaggio, qualche ritrovo, qualche sagra, è facile che conosciate un personaggio, ehm, direi due. Difatti poi qui abbiamo 2 2. Ci potrebbero essere 2 persone interessanti se siete single. Potrebbe esserci un'energia piuttosto mentale con uno dei 2, mentre con l'altra persona ho come la sensazione che sia divertente, sapete, leggera, che sia accogliente come persona, di quelle persone che hanno tanto humor e che vi fanno sentire subito a vostro agio. Vi dirò, vi toccherà poi scegliere. Fatemelo poi sapere nei commenti. Se siete in una relazione, ragazzi, allora sento che c'è qualche tensione, effettivamente potrebbe esserci qualche tensione tra di voi, vuoi perché non siete completamente allineati, uno dei due sento che è un po' più, come vi posso dire, terra terra rispetto all'altro, è una persona che ha bisogno di concretezze, mentre l'altra è una persona con alti ideali, a cui piace filosofeggiare, mi parlano di filosofia, quindi magari a qualcuno risuona. Ehm, Se siete in una relazione ni, vi dico che potrebbe essere un periodo impegnativo. C'è da iniziare a vedere le cose da un altro punto di vista, cioè appunto che cosa rappresenta per voi la stabilità e quanto questa persona vi può dare questa stabilità che a voi serve, perché io ho come la sensazione con queste carte che molte siano illusioni. Tenete presente che qui abbiamo un fante di coppe, ok? Quindi è un personaggio che si fa prendere dalle facili emozioni, dai facili entusiasmi e fa delle promesse, poi in realtà difficilmente le mantiene. Non perché non voglia mantenere le promesse, ma perché si dimentica, è distratto, è un ragazzino come il matto qui, è un ragazzino che va spinto dall'impulso più che dalla razione. E questo sarà un periodo di scelta perché qua avete il 2 di spade e il 2 di bastoni. È come se cambiaste in un certo senso modo di vedere la vostra stabilità. Per qualcuno si tratta proprio di cambiare casa, cambiare residenza. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere un angelo. Ragazzi, intanto vi ricordo che per tutto agosto c'è la Ruota del Destino, la lettura che ho pubblicato 15 giorni fa, in promozione per tutto il mese di agosto. Quindi se ne volete sapere di più mi potete contattare via mail. Wow, fidanzamento, la tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato. Avete Papa, 2 volte il 4 di bastoni, che parlano di convivenza, di matrimonio, ragazzi, sì, anche di un qualche tipo di ufficializzazione. Io qua sento il viaggio in campagna o il viaggio dai parenti per presentare il futuro sposo, la futura sposa, il convivente, il compagno, chi è. Poi abbiamo bambini, la tua vita amorosa viene influenzata dai bambini.
Sì, non vedo necessariamente dei bambini di mezzo, potrebbe essere che uno dei 2 abbia dei figli o entrambe, ehm, o ci potrebbe essere qualche aspetto legato al diventare genitori qua. E poi abbiamo: tieni la mente aperta, la tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetti o che frequenti di solito. Ragazzi, a me non piace sollevare troppo gli entusiasmi perché poi se per caso qualcuno dovesse cadere, almeno non cade da troppo in alto, però avete 2 volte il 4 di bastoni e qui anche parla di anime gemelle. Ora, e qui avete gli amanti. Cercate sempre di usare il vostro discernimento. Io credo che alla fine non importi neanche tanto se uno è l'anima gemella o no, il punto è quanto mi fa star bene adesso, indipendentemente da come noi lo etichettiamo, perché il 3D ha bisogno di etichettare la persona come una relazione karmica, è una relazione. Che sia tra anime gemelle, che sia karmiche, tutte sono per crescere, sono tutte relazioni. Ok? Però qua vi suggerisce che, diciamo, potreste, soprattutto se siete single, in questo caso, potreste incontrare qualcuno che non rientra proprio nei vostri canoni, ma che alla fine vi fa star bene. Ok, andiamo a vedere ancora una carta di queste, un oracolo. Ok, analizza le tue interazioni. Andiamo a vedere la spiegazione. Lezione di oggi. Controlla se sei una persona che si sta dando sempre agli altri, però sente che passa, che non è percepita o è poco valutata. Se questo è il tuo caso, forse è perché la tua vera motivazione per essere tanto servizievole sia la ricerca dell'amore. Obiettivo: esamina se le tue interazioni con gli altri ti lasciano empoderata, sarebbe con potere o senza potere. Cioè io la tradurrei come le interazioni, le relazioni che hai con gli altri ti nutrono o ti denutrono? Ti ricaricano o ti scaricano? Bene amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere con un like, con un commento, se avete piacere potete iscrivervi o condividere il video e per entrare in contatto con me vi ricordo che potete scrivermi una mail anche per iniziare un percorso di crescita basato sulle credenze limitanti. Se poi invece preferite andare a vostro ritmo vi invito a dare un'occhiata ai titoli nelle playlist degli abbonati perché diciamo che è stata impostata proprio come una scuola di metafisica dove spiego a fondo i chakra, come elaborare i traumi, come elaborare le credenze limitanti, insomma, è un percorso di un accompagnamento, diciamo così, al vostro percorso di crescita. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!